Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o ben arrivati se siete nuovi sul nostro canale. Sono super contento di avervi qui oggi, pronti per un video che, spero, vi scalderà il cuore. Oggi vi racconteremo una piccola storia, un gesto inaspettato che ha visto protagonisti Burak e Neslihan. Non stiamo parlando di Burak Özçivit e Neslihan Atagül, anche se, ammettiamolo, ci piacerebbe. No, la nostra storia riguarda due persone comuni, due anime che si sono incontrate e che, con un semplice fiore, hanno saputo dimostrare affetto e premura in un modo davvero speciale. Sarà un video leggero, pieno di emozioni positive e, chissà, magari vi ispirerà a fare un gesto simile per qualcuno a cui tenete. Prima di cominciare, però, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piacciono i nostri video, se vi teniamo compagnia e se volete supportare il nostro lavoro, iscrivetevi al canale. È gratis, vi basterà cliccare sul pulsante rosso qui sotto e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Prometto che continueremo a sfornarne di interessanti e divertenti. Ok, ora basta chiacchiere, iniziamo con la nostra storia. Burak e Neslihan si conoscevano da qualche tempo. Lavoravano nello stesso ufficio, un open space moderno, pieno di scrivanie minimaliste e piante verdi che cercavano di portare un po' di natura in quell'ambiente prevalentemente grigio. Era un luogo dove la produttività era la parola d'ordine, e le interazioni sociali, pur presenti, erano spesso veloci e funzionali. Burak era il classico tipo introverso, concentrato sul suo lavoro, sempre con le cuffie addosso. Era un programmatore brillante, capace di risolvere problemi complessi con una facilità disarmante. Le sue dita volavano sulla tastiera, creando linee di codice che si trasformavano in applicazioni utili e performanti. Le cuffie erano il suo scudo, un modo per isolarsi dal rumore dell'ufficio e concentrarsi al massimo. Non era scortese, semplicemente preferiva la compagnia dei suoi pensieri e dei complessi algoritmi che popolavano la sua mente. Neslihan, invece, era una ventata di energia, sempre sorridente, pronta a scambiare una parola con tutti. Lavorava nel reparto marketing, un ruolo che le si addiceva alla perfezione. Era creativa, comunicativa, capace di trasformare un prodotto mediocre in un successo clamoroso. Amava interagire con le persone, ascoltare le loro storie, capire le loro esigenze. Il suo sorriso era contagioso, un raggio di sole che illuminava l'ufficio anche nelle giornate più grigie. Lui la ammirava da lontano, un po' intimorito dalla sua solarità. La vedeva come una stella irraggiungibile, troppo brillante per un tipo introverso come lui. Spesso si ritrovava a osservarla mentre parlava con i colleghi, ridendo e gesticolando. Invidiava la sua capacità di connettersi con le persone, la sua spontaneità, la sua energia inesauribile. Pensava che non avrebbe mai avuto il coraggio di avvicinarsi a lei, di superare la barriera della sua timidezza. Lei, a sua volta, notava la sua timidezza e, a volte, si chiedeva cosa si nascondesse dietro quello sguardo pensieroso. Lo vedeva sempre solo, concentrato sul suo lavoro, isolato dal resto dell'ufficio. Si chiedeva quali fossero i suoi interessi, le sue passioni, i suoi sogni. Aveva l'impressione che Burak fosse una persona interessante, con un mondo interiore ricco e complesso. Ma non sapeva come avvicinarsi a lui, come rompere il ghiaccio della sua riservatezza. Un giorno, Neslihan arrivò in ufficio visibilmente giù di corda. Aveva una brutta influenza, la voce roca e gli occhi lucidi. Nonostante cercasse di sorridere, si vedeva che non stava bene. Il suo solito entusiasmo era spento, sostituito da un velo di stanchezza e malessere. Cercava di concentrarsi sul lavoro, ma la febbre e il mal di testa rendevano difficile anche il compito più semplice. Burak la osservava di nascosto, preoccupato. Notava il suo pallore, il suo sguardo spento, il suo respiro affannoso. Non sapeva cosa fare. Non era tipo da gesti eclatanti, da parole consolatorie. Era goffo, impacciato, ma dentro di sé sentiva il bisogno di fare qualcosa, di tirarla su di morale. Era una sensazione nuova per lui, un impulso irrefrenabile che lo spingeva ad agire. Mentre Neslihan cercava di concentrarsi sul lavoro, con le dita che scorrevano lentamente sulla tastiera, Burak si alzò dalla sua scrivania e uscì dall'ufficio. Nessuno ci fece caso. Erano tutti troppo impegnati con le loro scadenze, i loro progetti, le loro email. Burak si sentiva un po' invisibile, ma in quel momento non gli importava. Aveva una missione. Si diresse verso il fioraio all'angolo della strada. Era un piccolo negozio, nascosto tra un bar e una libreria. Non era mai entrato in quel negozio prima d'ora. Preferiva le librerie,
i negozi di elettronica, i luoghi dove la razionalità e la logica regnavano sovrane. I fiori gli sembravano qualcosa di effimero, di superfluo, di poco pratico. L'odore dei fiori lo stordì un po'. Un profumo intenso, dolce, ebriante, che lo avvolse completamente. Si sentiva fuori posto, come un pesce fuor d'acqua. Non sapeva da dove cominciare, cosa chiedere, cosa scegliere. Il fioraio, un uomo anziano con un sorriso gentile, lo accolse con un cenno del capo. Aveva i capelli bianchi, le mani rugose e gli occhi pieni di saggezza. Sembrava conoscere i segreti di ogni fiore, le storie di ogni petalo, le emozioni di ogni profumo. «Posso aiutarti?» chiese con voce calma. Burak, imbarazzato, balbettò qualcosa a proposito di un fiore per una collega malata. Si sentiva un idiota. Non sapeva cosa dire, come spiegare il suo gesto. Aveva paura di essere giudicato, di essere frainteso. Il fioraio lo guardò con comprensione e lo condusse verso un angolo del negozio dove erano esposti i fiori più delicati. Rose, tulipani, orchidee, gigli, gerbere, un tripudio di colori e profumi che lo lasciò senza parole. «Cosa le piace?» chiese il fioraio. Burak ci pensò un attimo. Non sapeva molto di Neslihan, ma ricordava che una volta l'aveva sentita parlare della sua passione per i girasoli. Avevano un significato speciale per lei, un simbolo di gioia, di energia, di positività. «Credo i girasoli», rispose, «ma qualcosa di speciale». Il fioraio sorrise. «Ho quello che fa per te». Si diresse verso un vaso nascosto, in un angolo ombreggiato del negozio, e ne tirò fuori un girasole particolare. Non era il classico girasole giallo acceso, con il centro scuro e i petali brillanti. Aveva i petali di un colore arancione tenue, quasi rosato, come un tramonto infuocato. Il centro era di un marrone cioccolato intenso, vellutato, che invitava a essere toccato. Era un girasole insolito, elegante, raffinato, diverso da tutti gli altri. «Questo è un girasole Velvet Queen», spiegò il fioraio. «È una varietà rara, dal colore unico. Simboleggia l'ammirazione, l'affetto e la lealtà. Penso che sia perfetto per la tua amica». Burak rimase incantato. Quel fiore sembrava fatto apposta per Neslihan. Era come se il fioraio avesse letto nel suo cuore, come se avesse capito i suoi sentimenti. Lo comprò senza esitazioni. Il fioraio lo confezionò con cura, avvolgendolo in carta di riso bianca, delicata come un velo, e legandolo con un nastro di seta color cioccolato, in armonia con il centro del fiore. Burak lo ringraziò e uscì dal negozio con il fiore in mano. Tornato in ufficio, Burak si sentì ancora più nervoso di prima. Il cuore gli batteva forte nel petto, le mani gli tremavano leggermente. Non sapeva come avvicinarsi a Neslihan. Aveva paura di sembrare invadente, goffo, ridicolo. Si avvicinò lentamente alla sua scrivania e si fermò a qualche metro di distanza. La osservò per un istante. Sembrava fragile, vulnerabile, bisognosa di conforto. Neslihan, con la testa appoggiata alla mano, sembrava immersa nei suoi pensieri, persa nel labirinto del suo malessere. Burak si schiarì la voce, cercando di controllare il tremore. Neslihan alzò lo sguardo, sorpresa. Neslihan, balbettò Burak. Ecco, questo è per te». Le porse il girasole. Neslihan lo guardò con stupore. I suoi occhi si illuminarono, come se avessero ritrovato un po' della loro solita vivacità. Prese il fiore tra le mani e lo osservò attentamente. Era bellissimo, diverso da tutti i girasoli che aveva visto prima. Sembrava un fiore dipinto, un'opera d'arte creata dalla natura. «Burak, è stupendo», disse con la voce rotta dall'emozione. «Grazie, davvero. Non dovevi. Volevo solo tirarti su di morale», rispose Burak, arrossendo. «Spero che ti piaccia». «Mi piace tantissimo», replicò Neslihan, sorridendo. Un sorriso sincero, che le illuminò il viso e le fece sparire le rughe di stanchezza. «È il girasole più bello che abbia mai visto». Quel giorno, il girasole Velvet Queen fece la magia. Neslihan si sentì meglio, più leggera. Il gesto di Burak le aveva scaldato il cuore, come un raggio di sole in una giornata nuvolosa. Aveva capito che dietro quella timidezza si nascondeva una persona sensibile e premurosa. Da quel giorno, il rapporto tra Burak e Neslihan cambiò. Iniziarono a parlarsi di più, a scambiarsi sorrisi, a condividere i loro pensieri. Burak scoprì che Neslihan era molto più di una semplice collega solare. Era una persona intelligente, spiritosa, profonda.
Neslihan, a sua volta, si accorse che Burak era un uomo di grande valore, con un cuore d'oro. Il girasole Velvet Queen aveva fatto sbocciare qualcosa di speciale tra di loro. Un'amicizia, forse qualcosa di più. Un gesto inaspettato, un fiore speciale, avevano cambiato il corso delle loro vite. Avevano imparato che a volte basta poco per dimostrare affetto e premura, che un semplice gesto può fare la differenza. E questa, amici, è la storia di Burak e Neslihan. Una storia semplice, ma ricca di significato. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto riflettere sull'importanza dei piccoli gesti. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti, di dimostrare affetto alle persone a cui tenete. A volte basta un iore, una parola gentile, un sorriso per illuminare la giornata di qualcuno. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro video di oggi. Abbiamo visto come un gesto inaspettato, un fiore speciale, può fare la differenza nella vita delle persone. Abbiamo imparato che la gentilezza e la premura sono valori importanti, che possono rendere il mondo un posto migliore. Spero che questa storia vi abbia ispirato a fare un gesto simile per qualcuno a cui volete bene. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato questa storia interessante e coinvolgente. Ora, ditemi, cosa ne pensate? Avete mai ricevuto un gesto inaspettato che vi ha cambiato la giornata? Avete mai fatto un gesto simile per qualcuno? Lasciate un commento qui sotto e raccontateci la vostra esperienza. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. E ora, l'ultima cosa, ma non per importanza, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo. Condividetelo con i vostri amici, con i vostri familiari, con chiunque pensiate possa apprezzare questa storia. E, soprattutto, iscrivetevi al nostro canale. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Abbiamo in serbo tante altre sorprese per voi. Promettiamo contenuti sempre nuovi, interessanti e divertenti. Grazie ancora per il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!